Sarà capitato a chiunque di provare una grande soddisfazione dopo aver messo in ordine qualcosa, magari le icone sul desktop del computer tutte ben incolonnate, oppure dopo essere riusciti ad incastrare alla perfezione le scatole delle scarpe nella cabina armadio. Ma c'è un videogioco che da tempo ci fa provare questa stessa soddisfazione. Ben ritrovati su Nobu4Games, io sono Emanuele e questa è una nuova puntata di videogiochi da ricordare. Una serie che punta a riscoprire i videogiochi che hanno lasciato un segno nella storia, con un linguaggio divulgativo e alla portata di tutti. Seguendo la scia degli episodi precedenti, adesso stiamo arrivando intorno alla metà degli anni '80 e quindi oggi vi vorrei parlare di un'opera molto importante che secondo alcuni, poi ovviamente si può essere d'accordo oppure no, è addirittura il videogioco più importante della storia. Sto parlando ovviamente di Tetris. Buona visione. Diciamoci la verità, al giorno d'oggi è difficile pensare che qualcuno non abbia mai sentito parlare di Tetris, ma nel caso Tetris è un puzzle game dove bisogna incolonnare dei blocchi, detti tetramini, che scendono dall'alto incessantemente. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è ruotare questi tetramini e posizionarli in modo da incastrarli per creare linee orizzontali o verticali complete. Quando una linea è completa scompare, permettendoci così di guadagnare punti e soprattutto di recuperare spazio per poter inserire nuovi blocchi. Sembra più facile a dirsi che a farsi, dal momento che la velocità aumenta man mano che passa il tempo e lo spazio disponibile diminuisce. In questo gioco un errore può portare rapidamente al game over, ma si tratta comunque di un gameplay semplice che tuttavia, secondo alcuni studi, è riuscito e riesce tuttora a coinvolgere non solo gli appassionati di videogame perché è in grado di fare leva sull'istinto umano di creare ordine nel caos. Vorrei quindi assegnare subito un primo riconoscimento a Tetris, vale a dire la medaglia Allena la mente, che è la prima volta che incontriamo in questa serie e che suppongo non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. Tuttavia il successo di Tetris tardò di qualche anno e la sua storia è altrettanto affascinante quasi quanto il gioco stesso. La prima versione di Tetris nacque nel 1984, dietro la cortina di ferro, per mano di un ingegnere informatico sovietico di nome Alexei Leonidovich Pajitnov, nato a Mosca nel 1955 e in seguito noto al resto del mondo come Alexander o Alexei Pajitnov, che sviluppò questo gioco utilizzando un calcolatore modello Electronica 60 che si trovava all'Accademia Russa delle Scienze. In molte interviste Pajitnov racconta che è sempre stato un grandissimo appassionato di giochi di ingegno e che Tetris fondamentalmente era nato anche con l'intento di trasporre questa sua passione anche nel mondo dell'informatica. Ma il gioco si spinse un po' oltre, diventando presto il simbolo dell'orgoglio di una nazione. Non a caso i materiali promozionali e anche alcune schermate delle prime versioni arcade e PC che iniziarono a diffondersi nella seconda metà degli anni '80 raffiguravano edifici tipici dell'architettura sovietica. Per Pajitnov però la notorietà mondiale tardò di qualche anno a causa delle politiche interne della Russia e anche delle diatribe internazionali che coinvolgevano America,
Giappone, Europa e Unione Sovietica. Per riassumere la questione basta sapere che dopo il primo prototipo Pajitnov e il suo collega Vadim Gerasimov crearono una versione di Tetris compatibile con i computer IBM, che si diffuse rapidamente a Mosca e nei dintorni. Il governo sovietico, tuttavia, si aggiudicò i diritti del gioco, sfruttando il fatto che fosse stato programmato proprio in un'accademia russa. Questi diritti furono poi rivenduti a diverse compagnie in tutto il mondo ed ebbe così inizio un circolo vizioso che ha trasformato Tetris in un successo inarrestabile, ma che di fatto ha impedito a Pajitnov di farsi conoscere, di stringere accordi con le aziende che nel frattempo continuavano a immettere sul mercato nuove versioni, porting e cloni del gioco. Questa situazione abbastanza confusa andò avanti fino al 1996, quando Pajitnov, che nel frattempo già dall'inizio degli anni 90 si era trasferito in America, fondò finalmente una sua compagnia, The Tetris Company, che oggi esiste ancora e che potete visitare su internet attraverso il sito tetris.com. Una storia travagliata dunque, che come spesso accade in questi casi non sempre è trasparente al 100%. Per quanto riguarda la questione dei diritti, il sito ufficiale, ovviamente, non ne parla e secondo alcuni Pajitnov concesse i diritti allo Stato con troppa leggerezza, perché magari nell'84-85 non si aspettava che Tetris potesse suscitare tanto interesse. Secondo altri, invece, non poté fare altrimenti. Resta il fatto che quando Tetris tra l'86 e l'87 cominciò davvero a diffondersi nel resto del mondo, divenne quasi immediatamente un grandissimo successo. Tetris quindi si merita la medaglia al valore storico, perché il fatto che fosse un rompicapo complesso, ma allo stesso tempo estremamente immediato, riuscì ad avvicinare un pubblico molto ampio, di tutte le età, persino persone che non erano attratte dai videogiochi. Nel corso degli anni Tetris è stato convertito praticamente per tutti i sistemi di intrattenimento. Non so se esiste di fatto una console che non abbia nel proprio catalogo un porting diretto o almeno un gioco che lo ricorda molto da vicino. Tra l'altro di una di queste conversioni ne parlerò tra poco. Si fanno ancora tornei mondiali con Tetris e tuttora vengono periodicamente distribuite nuove versioni, come ad esempio il recente Tetris 99, dove fino a 99 giocatori si possono sfidare contemporaneamente online per vedere chi riesce a resistere più a lungo. Nel 2023 è uscito anche un film che ripercorre la storia del gioco. Il film si chiama proprio Tetris e al momento è possibile vederlo su Apple TV. Tetris nel tempo ha ricevuto anche un'infinità di premi e riconoscimenti. Solo per citarne alcuni, è uno dei giochi più scaricati sui dispositivi mobile. Soltanto nel 2013 si parla addirittura di 20 bilioni di partite fatte attraverso Facebook. Dal 2013 è parte dell'esposizione permanente della sezione Applied Design del Museo di Arte Moderna di New York e pensate che addirittura ha vinto un Guinness World Record perché nel 1993 è stato il primo videogioco ad essere finito nello spazio. Quindi medaglia al valore storico imprescindibile e a questo punto direi che si possono anche comprendere le motivazioni di chi sostiene che Tetris è il gioco più importante di tutti i tempi. Nella seconda metà degli anni '80 Nintendo si rende conto di quanto fosse difficile resistere alla tentazione di fare una partita a Tetris, ad esempio nei momenti di pausa. Questa intuizione fu geniale, infatti per il lancio in America del Game Boy, Nintendo decise di vendere la console portatile in bundle proprio con Tetris. Questa strategia si rivelò una delle più vincenti nella storia dei videogiochi. La vendita abbinata con un gioco in grado di ingolosire fortemente la massa permise infatti a Nintendo di battere la concorrenza, consolidando il Game Boy come una vera e propria icona degli anni 90. Ma perché Tetris è così avvincente e persino benefico per il cervello? Ci sono diverse teorie, secondo cui pare che giocando a Tetris si entri in una sorta di flusso
una sorta di condizione mentale in cui si è completamente immersi nell'attività, perdendo quasi la cognizione del tempo. Per questo motivo assegno a Tetris anche un terzo riconoscimento, la medaglia consigliato, una medaglia jolly, perché col passare del tempo ci sono molti retro game che sentono il peso degli anni, ma Tetris invece, anche nelle sue prime incarnazioni, resta un'opera divertente da giocare. Un'ultima chicca: mi piace pensare a Tetris come un gioco che ha sì valicato dei confini difficili da attraversare negli anni '80, ma che in senso lato ha offerto un modo per comunicare e avvicinare culture solitamente poco propense al dialogo. Su internet infatti ci sono foto riconosciute come autentiche che ritraggono Hillary Clinton, quando era la First Lady americana, immortalata a sua insaputa mentre gioca col Game Boy, e a quanto pare si dice proprio che stesse giocando a Tetris. Di questo fatto comunque ne ho parlato in una puntata della mia serie dedicata alla storia dei videogiochi, quindi se volete vi rimando a quel video. Siamo arrivati al viale dei ricordi e che cosa posso dire? Tetris, prima di tutto, me lo ricordo, come già detto nel corso della puntata, in tutte le salse, in sala giochi e convertito per tante altre piattaforme. Io ad esempio ricordo che per Mega Drive non c'era Tetris, ma c'era un gioco molto simile che si chiamava Columns. Ma in realtà Tetris mi fa pensare all'epoca in cui i cellulari stavano cominciando ad arrivare nelle tasche di tutti. Su praticamente tutti i cellulari che io ho non avuto ma comunque visto, c'era comunque una versione di Snake e anche di Tetris. E io in particolare ricordo che intorno agli anni 2000 avevo un cellulare della Sony, credo, forse era un modello Ericsson, che era molto piccolo e sottile e che aveva anche uno schermino molto allungato. E ricordo che era davvero molto particolare giocare a Tetris su uno schermo di quelle dimensioni. Se comunque avete qualche ricordo speciale legato a questo gioco, vi invito a lasciarlo nello spazio destinato ai commenti. Questa puntata termina qui e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao e a presto!